Il CEIPES, Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e dello Sviluppo, nasce nel 2007 dalla volontà di un gruppo di giovani provenienti da diversi paesi di creare una comunità di pace fondata su dei valori principali che sono quelli della formazione e dell'innovazione. Ad oggi il CEIPES ha sede nel quartiere Uditore e opera a livello locale, regionale e quindi nazionale, ma anche internazionale. La nostra mission è quella di un empowerment degli individui e di conseguenza delle comunità a cui essi appartengono. Come operiamo? Il CEIPES opera come un facilitatore tra l'Unione Europea e dunque i programmi della Commissione e la comunità. Crediamo nel valore fondante che è quello dell'educazione, quindi attraverso programmi educativi, l'educazione non formale e gli strumenti più innovativi, quali possono essere le stampanti 3D o tecniche educative quali la gamification, proviamo a fornire gli strumenti a giovani e adulti per una crescita personale e professionale. La situazione del bullismo in Italia è ancora ad oggi, purtroppo, e nonostante tutti gli interventi in ambito scolastico che vengono attuati, è molto preoccupante. E infatti ad oggi, attraverso recenti studi appunto sociologici, è emerso che i ragazzi dai 11-17 anni sono la fascia più colpita e la maggior parte di loro nell'arco della vita riceve atti di bullismo. Questo report è un report dell'Health Hours in School Age Children ed è un report a livello europeo che tiene in considerazione appunto i paesi europei. Nello specifico però sono state fatte delle analisi, degli studi in Italia, grazie appunto all'Istat negli ultimi anni, in cui effettivamente i dati non sono così bassi ma risulterebbero più elevati. Questo ancora ci fa capire che la situazione in Italia con il bullismo non è da sottovalutare e soprattutto è necessario uno sforzo endemico che parta proprio dalla situazione che il ragazzo o la ragazza vive in casa e che poi vive nel contesto scolastico o anche in altri casi, in altri contesti, perché comunque il bullismo può essere reiterato non solo nell'ambiente scolastico ma anche nell'online, quindi proprio su internet. E con questo punto parliamo di cyberbullismo. Infatti ad oggi è più probabile che un ragazzo sia vittima di cyberbullismo che di bullismo. Questo perché? Perché il cyberbullismo in effetti è quasi uno scudo dietro il quale il bullo può effettivamente nascondersi. Inoltre il cyberbullismo è incessante, poiché avviene in uno spazio che non è determinato da confini e quindi anche da confini di tempo. In Italia in effetti una buona parte dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni dichiarano di aver subito e star subendo atti di cyberbullismo, connessi anche a delle attività molto semplici che loro fanno online, come per esempio andare su YouTube, pubblicare un loro video oppure utilizzare le diverse piattaforme social, una delle più principali come TikTok, che può essere uno strumento molto utile per i ragazzi ma allo stesso tempo può aprire delle porte che sono molto personali, poiché c'è un botta e risposta continuo tra i ragazzi sulla piattaforma. Questo significa che ad oggi dobbiamo essere coscienti della situazione appunto che in Italia stiamo vivendo e stare accanto ai ragazzi, cercando proprio di comprendere cosa stiano vivendo giorno dopo giorno e offrendo tutto il nostro supporto. La danza costituisce uno strumento per migliorare la fiducia in se stessi, le capacità comunicative e l'empowerment. La danza rappresenta uno strumento per la consapevolezza di sé, può essere usata come mezzo di comunicazione, educazione inconscia e l'espressione corporea. La danza è considerata un linguaggio universale, dato che non richiede parole ma movimenti del corpo. Attraverso l'espressione corporea è possibile esprimere ciò che non può essere detto a parole.
Grazie alla danza, i partecipanti dei workshop otterranno un'educazione inconscia in termini di fiducia, lavoro di squadra, ascolto, pensiero critico, capacità di attenzione, il proprio posto all'interno di un gruppo, il livello di disciplina necessario per avere successo e i benefici derivanti dal successo, sia come individuo che come squadra. Inoltre la danza è un ottimo modo perché i partecipanti possono sentirsi liberi di esprimere le loro emozioni. È essenziale che i partecipanti sperimentino un momento in cui si sentono liberi di usare le conoscenze acquisite per esprimere i sentimenti che potrebbero aver represso durante e dopo una situazione di bullismo, cercando soluzioni simboliche attraverso la danza. Allora, qua io non, cioè diciamo che a volte ho subito qualche bullismo, ma non ho voglia di parlare così tanto, quindi con il bullismo credo che non va bene, cioè se qualcuno, cioè non va bene farlo a qualcun altro, perché è una cosa terribile e non si può mai dimenticare questa cosa. Cioè mi ha aiutato molto perché io non ero molto aperto con le persone, se non ti conosco non sono molto aperto, ma a volte mi ha aiutato a parlare con mia madre di qualcosa, ma non di tutto ovviamente, ma mi ha aiutato molto a dire la verità, anche se a volte mi lamentavo. Secondo me il bullismo in Italia c'è anche il fenomeno del cyberbullismo e penso sia ancora più grave del bullismo in sé, forse anche questo periodo di Covid, quindi la DAD è stato più facile fare cyberbullismo che bullismo. Forse la mia percezione è più grave della realtà, ma penso che ci siano tanti ragazzi che abbiano avuto esperienze di bullismo, comunque che lo subiscano anche a casa. Personalmente non ho mai vissuto, non ho neanche avuto né personalmente né assistito a scene di bullismo, però penso sia un fenomeno abbastanza diffuso, soprattutto magari nelle grandi scuole un po' più grandi o comunque con differenze sociali più elevate. Io penso che in Italia sia molto presente questo fenomeno e soprattutto con l'avvento della tecnologia è aumentato notevolmente e quindi magari utilizzare la tecnologia cercando anche di aiutare questi ragazzini, non soltanto utilizzarli in maniera negativa in questo caso, quindi bisogna che secondo me ci sia più informazione, più aiuti anche all'interno delle scuole, quindi creare anche aiuti e comunque gruppi in cui loro stessi possono parlarne tutti insieme con persone specializzate, quindi mettere al centro comunque anche a scuola molte informazioni. Siamo contro delle minoranze più che bullismo in sé, e non ripetuto, quindi, però li conosciamo veramente da poco e comunque l'esperienza del GRES è stata un'esperienza che ci sono attività programmate, tempi scanditi, quindi il tempo libero per i ragazzi è ridotto. E comunque abbiamo sempre dato un occhio in cortile, quindi magari non abbiamo permesso atti di bullismo. Fuori da qui naturalmente è un ambiente più libero, non conosciamo le dinamiche. Ha aiutato maggiormente l'unione, il gruppo, quindi fare squadra. Durante il guest si è cercato proprio di cercare di in un certo senso aiutare i ragazzini ad avere fiducia nell'altro, quindi anche attraverso i giochi. Ovviamente c'erano quelle volte in cui non era possibile, però anche l'idea di avere fiducia nel proprio compagno per la squadra, questo potrebbe anche essere un aiuto anche al di fuori di questo contesto. Molto bella, molto formativa, diciamo che ci ha aiutati un po' ad avere un po' la lente di ingrandimento su dei fenomeni che potrebbero capitare. Magari prima avevamo per scontato che certi atteggiamenti erano perché il ragazzo è così, oggi potremmo anche dire forse è un campanellino d'allarme, quindi grazie alle attività che abbiamo fatto, insomma,
l'approfondimento sul tema. È stato anche utile osservare anche da esterni, quindi cercare anche di vedere come i ragazzini si potessero comportare all'interno di un determinato contesto piuttosto che un altro. Quindi penso siano stati anche utili i laboratori, tutti i laboratori che sono stati creati in generale. Io penso che sia utile anche perché attraverso la danza, che potremmo utilizzarla anche come gioco, come svago, si è più liberi di esprimersi, quindi penso che sia anche utile in determinati contesti, non soltanto in sé. Io penso che sia importante la danza nel non irrigidirci, cioè quello che è scaturito dalle riflessioni del laboratorio è che i ragazzi sono molto più liberi di esprimere se stessi perché non hanno più i limiti, chissà cosa pensa l'altro, mentre noi comunque siamo cresciuti e quindi abbiamo questi limiti. Forse praticare la danza fin da piccoli e mantenerla non solo come un'attività professionale, un hobby, ma proprio farla in diversi contesti, quindi magari contribuismo che ne abbiamo fatto la danza terapia, quindi in questi diversi momenti ti permette di restare libero, di conoscere, continuare ad avere coscienza del proprio corpo e quindi evitare di essere un po' stare un po' sulle nostre o avere dei pregiudizi. Ho partecipato con il ruolo di osservatrice ad entrambi i workshop del progetto DAB. È stato molto interessante comprendere le dinamiche del gruppo dei giovani e del gruppo dei youth worker. Per quanto riguarda i giovani, inizialmente vi era un certo timore ad entrare nel vivo dell'esercizio, lasciarsi coinvolgere. Per i youth worker invece è stato molto più semplice e i workshop sono stati accompagnati da momenti di profonda introspezione. Al termine dei workshop dei ragazzi vi è stato un momento di scambio e di riflessione e al termine dei workshop dei youth worker invece vi è stato anche un momento di riflessione su quelle che erano le tecniche di apprendimento non formale che sono state applicate durante i workshop e che sono sicuramente molto utili per il loro lavoro.